Che le piccole cilindrate possono andare bene in ogni situazione lo possiamo apprendere dalle moto. Anche Suzuki ha fatto tesoro della sua esperienza in questo campo e ne ha approfittato per trapiantare il concetto in un veicolo che di ruote ne ha il doppio. Ma se state pensando che abbia prodotto un'auto dura e pura come una moto da cross, vi sbagliate. Ciò che quest'auto condivide con il mondo dei Centauri sono le masse contenute, la praticità e la cilindrata di un motore che però è contornato da tutto il comfort che solo un SUV può regalare. La casa nipponica da pochi mesi ha presentato il facelift della sua nuova Sport Utility e ne ha approfittato per buttarsi nel mondo del downsizing. Si è voluto inoltre badare molto più alla praticità ed all'effettiva utilità della vettura, piuttosto che agli esercizi di stile e ai dettagli modaioli che contraddistinguono le compagne di categoria. Il risultato è una linea moderna ma discreta. Amici di Automobilissimo, benvenuti. Siamo in un'altra prova, siamo alla guida di una Suzuki S-Cross 1000, 3 cilindri, un motore da 112 cavalli, una nuova unità che Suzuki ha montato su questa sua nuova vettura. Ne approfittiamo del fatto di essere un po' in mezzo al traffico, siamo dietro ad un camion, per parlarvi un po' degli interni, nel senso che la plancia è di buona fattura, presenta un grande schermo touchscreen al centro, in questo caso un optional. I materiali sono un po' old school, un po' duri al tatto, anche se la parte centrale tenta di essere un po' morbida, però sono comunque assemblati molto bene. L'impianto di climatizzazione, che funziona anche lui molto bene, l'abbiamo provato un po' in tutte le condizioni e riesce a mantenere sempre la temperatura impostata. I sedili sono comodi, sostengono il corpo nella maniera corretta, in modo tale da non affaticarlo, ma da ammortizzarlo correttamente nel caso di sconnessioni come questa che abbiamo appena passato. Sì, diciamo che per quanto riguarda il sedile hanno prestato più attenzione all'accessibilità qua in questo caso, contrariamente a come avevamo provato in precedenza con la Seat Ateca. Qui invece la banda contenitiva è leggermente inferiore, però il sedile tende ad essere più morbido, più confortevole, rispecchiando la filosofia della macchina. Sì, esatto. Una piccola nota dolente è il fatto che la regolazione dello schienale del sedile del guidatore avviene a scatti, il che a volte non permette di trovare esattamente la propria posizione corretta di guida. Però è un compromesso che si può tranquillamente accettare. Beh, poi anche per quanto riguarda lo spazio, direi che spazio ce n'è. Io sono piuttosto alto, ma nonostante ciò ho abbastanza spazio per le gambe e vabbè, non parliamo della testa perché essendo un SUV su questo non avevo dubbi. La Suzuki non ha mai fatto uso di design particolarmente elaborati e anche per la nostra S-Cross non si è smentita. Forte della sua semplicità, ha integrato bene le parti. Quelle in vista danno un buon senso di solidità e se negli angoli nascosti potrete trovare qualche piccola sbavatura, la funzionalità dell'insieme è comunque di ottimo livello. I comandi sono tutti semplici, a portata di mano e ben chiari, così come il cruscotto che è completo con tutti gli strumenti necessari e senza fronzoli. Le stesse qualità trovano il loro massimo nel sistema di infotainment a centro plancia. L'interfaccia di questo sistema infatti è molto efficace ed intuitiva. La schermata iniziale è divisa in 4 parti ad ognuna delle quali è associata una funzione. C'è la radio digitale con cursor e touch per sintonizzare la frequenza e la regolazione del volume, sempre touch a bordo schermo. Con soli 2 clic potete tornare indietro ed inoltrarvi invece nella schermata del navigatore.
Si possono infatti inserire città, via e civico in una sola schermata e passare poi direttamente alla navigazione. Un solo clic e potrete agganciare il vostro smartphone alla console tramite Bluetooth, per le chiamate oppure per usare direttamente le app dell'autoradio. Ulteriore comodità del sistema è la retrocamera, che unita ai sensori di parcheggio semplifica notevolmente le manovre. Le possibilità di regolazione del volante sono davvero ampie. I posti posteriori sono comodi e spaziosi, ma a differenza di quanto detto dei posti anteriori, le persone più alte di 1,85 m possono trovare difficoltà per quanto riguarda lo spazio per la testa. Infine, il bagagliaio è di cubatura generosa, manca la botola centrale, ma ripaga con un pratico doppio fondo ed è ampliabile abbattendo i sedili, altro punto a favore della proverbiale praticità di questa vettura. Impressioni di guida di questa macchina. Le impressioni sono buone, una vettura rialzata, quindi con una guida anche rialzata, e risulta comoda, un'ottima visibilità grazie anche a degli ampi finestrini e delle ampie superfici vetrate. Il motore è appunto un'unità a benzina, 3 cilindri, molto elastica, correlata a un buon cambio, 5 marce. Parliamo invece della frizione. È un po' particolare, giusto? Sì, la frizione è molto particolare, bisogna abituarsi perché ha una corsa molto lunga, però nel frattempo attacca anche molto in alto. Si sente quasi come se ci fosse una sorta di gradino che non rende immediato capire dove attacca e dove stacca la frizione. È solo una questione di abitudine. Io l'ho trovata molto morbida e poco affaticante per la gamba. Sì, Questo va molto bene. Una volta che ci si è abituati è anche facile utilizzarla al meglio senza avere contraccolpi o strattoni. Hai detto 1.300 cilindri, giusto? Sì. Come ci si trova con questo motore? È un motore particolare, un frazionamento dispari, un motore sovralimentato e molto downsizing. Come si guida? Allora, la guida, per quello che abbiamo potuto provare, è comunque un'ottima guida, perché permette di rimanere su ritmi rilassati sia su ritmi un po' più allegri. Il comfort rimane sempre accettabile, anzi adesso quello che molti sostengono è che il 3 cilindri abbia dei suoni particolari, mentre questa unità riesce ad avere anche un buon sound quando i giri salgono molto. Infatti, se noi proviamo ad accelerare, sentite come il suono non entra mai troppo all'interno dell'abitacolo, mantenendo quindi un comfort di guida molto elevato. Il comfort a bordo in generale è buono, anche l'insonorizzazione, il motore non si fa mai sentire troppo. Chiaramente da un 3 cilindri turbo non si può pretendere un sound pieno ed emozionante, e in ogni caso comunque non ci sono riusciti male, ecco. Anche l'assorbimento sulle buche è buono, perché in generale la vettura è molto morbida. L'altezza di guida qui aiuta. Sì, aiuta molto perché non ci sono tombini, giunzioni stradali, abbiamo superato dei passaggi a livello senza problemi. Ed è forse probabilmente questo il vero punto di forza di questa vettura, proprio l'isolamento da qualsiasi tipo di asperità della strada. Se sentite dal rumore che c'è in sottofondo in questo momento, stiamo attraversando delle sconnessioni non indifferenti, siamo in una zona industriale, questo è un passaggio a livello e non percepiamo nessun tipo di discomfort, solo qualche vibrazione, qualche leggero rumore fisiologico per proprio la tipologia di strada che stiamo affrontando. Sì. Diciamo che qualsiasi auto in queste condizioni vibrerebbe e farebbe rumore. Esatto, cioè più di così non si poteva proprio fare. Direi di no. A proposito di accelerazione, con un motore così piccolo ma con così tanta potenza, perché comunque 112 cavalli litro è un'ottima potenza, si avverte turbo lag, visto che molta di questa potenza dovrà arrivare appunto dalla sovralimentazione? Si sente ritardi di coppia, mancata prontezza o cose del genere? Il motore spinge, è brioso,
fa quello che può, nel senso che ovviamente non potete aspettarvi prestazioni da supercar o prestazioni sportive, perché non è questo il suo obiettivo, non è questo il suo campo di utilizzo. Però il motore, c'è da dire che spinge bene in tutte le situazioni, ne avete da star tranquilli, anche nel caso di un sorpasso. Tutto questo grazie anche al suo cambio, che è un'ottima unità. Purtroppo solo 5 rapporti, ci sarebbe piaciuto magari avere la possibilità di provarlo con 6 marce, che secondo noi avrebbe esaltato ancora di più le doti che questo motore ha, possiede e può dare. Coppie in basso ce n'è? Coppie in basso sì, ce n'è, permette comunque anche delle buone accelerazioni, delle buone riprese anche da un basso numero di giri. Mentre invece a proposito di cambio, la lunghezza, la rapportatura del cambio, com'è? La rapportatura è buona, sentiamo un attimo ancora il motore. Qua è un'accelerazione in seconda marcia. Ad alti giri entra. Ad alti giri entra, però come dicevamo prima non è un suono brutto, è quasi anzi, piacevole, è quasi piacevole. Proprio quel classico suono che dici non è fastidioso, esatto, non dà fastidio, mettiamola così. E poi importante, non entrano vibrazioni, entra rumore ma non entra rombosità. Esatto, esattamente. Ok, parliamo invece dei freni. L'impianto frenante di questa macchina, devo dirti, è molto buono, poiché permette sempre di fermarsi in estrema sicurezza. Abbiamo avuto la possibilità di provare alcune frenate di emergenza e la macchina si è comportata molto bene. Ovviamente c'è stato del beccheggio, come è normale che sia da un'auto con un assetto rialzato e morbido, ma non è stato eccessivo e non ha messo assolutamente in crisi la vettura, che è rimasta molto stabile, molto precisa. L'ABS è stato puntuale nell'ingresso, senza essere troppo invasivo, quindi le sensazioni sono buone. La pressione da mettere al pedale del freno però è molto elevata, cioè per ottenere il massimo dall'impianto frenante di questa vettura bisogna proprio, come si suol dire, pestarci forte col piede. Esatto, però nonostante la potenza della frenata e nonostante il beccheggio, il posteriore comunque rimane sempre comunque sostenuto. Non abbiamo notato particolari alleggerimenti al posteriore o eccessive perdite di stabilità. E per un'auto dall'assetto comunque piuttosto alto questa cosa è importante, perché non è facile ottenere questo tipo di risultato. Sì, esatto. Un'ultima nota di carattere data dal motore è la sua poca sete di benzina, davvero bassa se rapportata alla spinta e dal brio disponibili. Il tutto grazie anche ad una massa molto contenuta, meno di 1300 kg. In città è davvero parca e anche in extraurbano e autostrada i consumi assomigliano più a quelli di un diesel di simile potenza. Il prezzo è piuttosto interessante, nella versione da noi provata è di 21.490 euro. A questa cifra si ha accesso ad una dotazione di bordo molto buona, compresa di sistemi di sicurezza attiva, varie comodità multimediali e di assistenza alla guida. Per chi lo volesse, il navigatore satellitare è un optional da 300 euro. In conclusione, è una vettura comoda, adatta ad una guida rilassata e rilassante, ma che con questo nuovo motore riesce a far scorrere un briciolo di sportività nelle vene anche ad un guidatore giovane e dinamico, o semplicemente a chiunque sia alla ricerca di un po' di brio. Frena bene, ha tanto spazio e tanta sostanza, come da tradizione per le auto Suzuki.